Ciao, non permettere alla tua vita di essere controllata da queste 5 cose, perché se queste 5 cose controlleranno la tua vita, avrai una vita fatta di sofferenze, avrai una vita fatta di dispiaceri, avrai una vita fatta di rammarichi, per cui devi assolutamente evitare che la tua vita possa essere controllata da queste 5 cose. La prima è la rabbia. Devi evitare che la tua vita venga controllata dalla rabbia. La rabbia è un veleno mentale che ti corrode. Le persone rabbiose che provano sempre rabbia hanno sempre un peso dentro, hanno sempre un tormento. La rabbia è il vero inferno. Lo stato interiore di rabbia rappresenta il vero inferno, rappresenta la vera negatività, rappresenta il vero demonio interiore. Quindi devi lasciare andare la rabbia, trovare dei modi per scaricarla, anche attraverso la fisicità, frequentare, non so, scaricarti in palestra, ma soprattutto attraverso la meditazione. Devi immaginare di respirare energia d'amore, perché l'antidoto alla rabbia è l'amore. Quindi devi immaginare di inspirare energia pulita d'amore e visualizzare la tua rabbia come una macchia nera al centro del tuo petto che viene colpita da questa energia pulita dell'amore che la rompe, la scioglie, la trasforma in fumo nero che elimini attraverso la respirazione. Quindi e continui fin tanto che la rabbia non se n'è andata via completamente, perché fin tanto che ci sarà rabbia non potrai mai essere felice e non devi lasciare che la tua mente venga controllata dalla rabbia. Il secondo punto è l'attaccamento. Non devi lasciare che la tua mente sia governata, sia controllata dall'attaccamento. L'attaccamento è il voler possedere a tutti i costi, l'io e il mio. Questo è mio, io sono io, tu sei tu, questa cosa è mia. Il senso del possesso, la bramosia smodata, anche qua genererà tutta una serie di eventi, tutta una serie di situazioni per cui si genereranno, poi vedremo anche delle paure, perché se io sono attaccato a qualcosa avrò poi paura di perdere quel qualcosa. Gli attaccamenti sono gli attaccamenti agli oggetti materiali, sono gli attaccamenti anche al nostro corpo. Se tu sei attaccato a un'immagine del tuo corpo, devi tenere presente che il tuo corpo si trasforma, invecchierà. Questa è una caratteristica della vita stessa. Noi nasciamo, viviamo, quindi, ma vivendo invecchiamo, ci ammaliamo e moriamo. Questo è più o meno l'iter di ogni vita, però poi dopo rinasciamo. E quindi è importante nel frattempo, nell'ambito, diciamo, di questo flusso, riuscire a vivere in modo tale da creare una buona rinascita. E per creare una buona rinascita dobbiamo lasciare andare gli attaccamenti, perché gli attaccamenti sono quelli che ci tengono legati alla materialità e ci tengono legati a uno stato interiore estremamente negativo. Quindi bisogna imparare a lasciare andare gli attaccamenti. È un lavoro, non è un qualcosa che si realizza in un istante, è un percorso di vita, ma dobbiamo intraprendere questo percorso, è veramente indispensabile. Il terzo punto che dobbiamo assolutamente sviluppare
evitare che la nostra mente sia governata, sia controllata dalla gelosia. La gelosia è quanto di più negativo e nefasto possiamo vivere, ad esempio, nelle relazioni sentimentali affettive. La gelosia intanto è un abbaiar di cani che attira i ladri. Quindi se siamo gelosi o gelose, sicuramente è molto più probabile che verremo traditi o tradite. Perché ogni volta che tu cerchi in modo coercitivo di costringere una persona a fare qualcosa o a non fare qualcosa, questa persona sarà compulsivamente spinta a fare il contrario. Cioè se tu dici a una persona non devi vedere questo, non devi vedere quello, perché esci con questo, perché esci con quello, e chi sono questi tuoi amici, e dove vai, e cosa fai, e perché vai lì, e chi c'è, chi è con te, insomma, se fai tutte queste cose, cerchi di impedire di fare delle cose, di vedere, di incontrare delle persone, l'altro sarà spinto a farlo. Tieni presente che, ad esempio, noi cerchiamo di fare tutto quello che ci viene imposto di non fare. Negli Stati Uniti, negli anni 20-30, nel periodo del proibizionismo, quindi quando si proibiva per legge la vendita dell'alcol, c'è stato il maggior tasso di alcolisti, perché le persone bevevano di più, proprio perché era diventato una cosa proibita, una cosa vietata. Quindi il proibito ha il suo fascino, il proibito ha il suo interesse. Poi la quarta cosa che devi assolutamente evitare, che possa controllare la tua mente, è l'invidia. L'invidia è un altro veleno perché si può essere invidiosi di tutto. E chi è invidioso troverà sempre qualcuno che ha qualcosa di meglio, di più. Intanto noi non possiamo sapere se le altre persone sono felici o meno, il livello di spiritualità, ma non importa, noi dobbiamo misurarci con noi stessi, non dobbiamo fare dei confronti con gli altri e dovremmo addirittura fare il contrario, essere felici se un'altra persona è felice, perché la felicità è contagiosa. Frequentare persone felici, come dire, ci può indurre stati di felicità anche a noi. Invece l'invidia ti induce stati di infelicità, perché tu sei sempre lì a temere quello che può succedere, a soffrire per quello che può succedere e quindi vivrai degli stati, diciamo, di negatività che non ti porteranno assolutamente nulla di buono. Quindi l'invidia è un altro di quei veleni mentali che se controlla la tua mente ti renderà sicuramente infelice. E l'ultimo, al quinto posto, ma non perché è meno importante degli altri, perché questi fattori, diciamo, di cui dobbiamo evitare che controllino la nostra mente non sono in ordine di importanza. Comunque, al quinto posto, il quinto fattore, sono le varie paure. Non devi permettere che le paure controllino la tua mente. Le paure, quali paure? Ma ad esempio la paura di essere abbandonato, la paura di essere rifiutato, la paura di essere giudicato negativamente o di essere giudicata negativamente, la paura di non essere all'altezza delle situazioni. Insomma, tutte queste paure dentro di noi generano degli stati di sofferenza e ci costringono quasi ipnoticamente a fare delle cose controproducenti per noi. Per la paura di rimanere da soli, la paura della solitudine, le persone magari possono accettare delle relazioni per nulla soddisfacenti. Se invece avessero la forza di chiudere queste relazioni, riuscirebbero ad ottenere dei risultati strabilianti e, come dire,
e vivrebbero nuove relazioni tranquillamente, perché la solitudine non esiste. Quindi analizza quelle che sono le tue paure e metti l'antidoto per eliminarle, piano piano. Ecco, questi sono i 5 fattori che dobbiamo evitare assolutamente possano controllare la nostra mente. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.